È notte fonda, il 18 dicembre del 1941. Immaginate 6 uomini, pronti a infiltrarsi nel porto più sorvegliato del pianeta. La loro missione? Affrontare, da soli, l'intera flotta mediterranea britannica. Non è la trama di un film di spionaggio, ma la storia vera di una delle missioni segrete più audaci e geniali mai concepite, l'impresa di Alessandria. Questa è la storia di come una manciata di volontari, spinti da un coraggio quasi inimmaginabile e armati di una tecnologia rivoluzionaria, riuscì a mettere in ginocchio la marina più potente del mondo, cambiando le sorti della guerra nel Mediterraneo. Una missione suicida, agli occhi di tutti, eppure assolutamente necessaria. Un'impresa che, ancora oggi, a decenni di distanza, ci interroga sui limiti del coraggio umano. Per capire la follia e la genialità di questa operazione, dobbiamo fare un passo indietro, alla fine del 1941. Il Mar Mediterraneo è un inferno di fuoco e acciaio. È il campo di battaglia decisivo dove si scontrano due giganti, la Royal Navy britannica e la Regia Marina italiana. Per l'Italia, il controllo di quel mare non è un'opzione, è una questione di vita o di morte. È l'unica via per rifornire le truppe in Nord Africa, bloccate in una campagna estenuante contro gli inglesi. Per la Gran Bretagna, tenere aperta la via di Suez e rifornire la sua fortezza inespugnabile, l'isola di Malta, è altrettanto vitale. In questa lotta senza esclusione di colpi, la Regia Marina parte svantaggiata. Nonostante il valore dei suoi marinai, le navi italiane soffrono di una debolezza tecnologica fatale, la mancanza del radar. Questo strumento, che gli inglesi usano con un'efficacia micidiale, permette alla Royal Navy di vedere nel buio, di scovare le navi italiane da lontano, anticiparne le mosse e colpirle con una precisione chirurgica di notte. La notte di Taranto e la disfatta di Capo Matapan sono ferite ancora aperte, promemoria brucianti di questa inferiorità tattica. La flotta italiana è potente, ma combatte quasi alla cieca. Il Comando Supremo sa bene che uno scontro diretto in campo aperto rischierebbe di trasformarsi in un massacro. Le corazzate, orgoglio della nazione, sono troppo preziose per essere gettate in una battaglia ad armi impari. Eppure bisognava fare qualcosa. Bisognava spezzare l'equilibrio di potere. È in questo clima di disperata necessità che prende forma un'idea radicale, quasi fantascientifica. Se non possiamo affrontare la flotta nemica in mare, perché non colpirla direttamente nella sua tana, nel luogo dove si sente intoccabile? L'obiettivo scelto è la base navale di Alessandria d'Egitto. Lì, protette da chilometri di reti, sbarramenti, campi minati e una sorveglianza implacabile, riposano le corazzate britanniche, le regine del mare. Violare Alessandria è considerato impossibile. Le difese sono impenetrabili. 2 tentativi italiani, in passato, si sono già conclusi in tragedia con la perdita dei sommergibili Iride e Gondar. Ma per un reparto speciale della Regia Marina, la 10ª Flottiglia MAS, la parola impossibile è solo una sfida. E loro hanno un'arma segreta che nessuno si aspetta. L'arma segreta italiana ha un soprannome curioso, quasi affettuoso, datogli dai suoi stessi piloti, il maiale. Il nome ufficiale è Siluro a lenta corsa, o SLC, ma non chiamatelo siluro. Immaginate un cilindro lungo oltre 7 metri, spinto da un motore elettrico silenziosissimo, capace di navigare per ore a una manciata di nodi. Ora immaginate 2 uomini a cavalcioni, come fantini su un destriero d'acciaio, che lo guidano nelle profondità gelide e oscure. Indossano speciali tute di gomma e respiratori a ossigeno a circuito chiuso, una tecnologia all'avanguardia che non rilascia bolle d'aria, rendendoli di fatto invisibili. La testa del maiale non è progettata per esplodere all'impatto, contiene una carica da 300 kg che può essere staccata e agganciata, con dei morsetti, direttamente sotto la chiglia della nave bersaglio. Un timer a orologeria dà poi il tempo agli operatori di allontanarsi prima che l'inferno si scateni. È un'arma da incursore, un bisturi di precisione per un'operazione chirurgica nel cuore della difesa nemica. Ma un'arma, per quanto geniale, non è nulla senza gli uomini capaci di usarla. Gli operatori della 10ª MAS sono l'élite dell'élite, tutti volontari, scelti non solo per la forza fisica, ma per una tempra psicologica quasi sovrumana. Il loro addestramento, in basi segrete come quella alla foce del Serchio, è brutale. Passano ore in acqua, giorno e notte, con ogni tempo, imparando a diventare un'unica cosa con il loro mezzo. Sfidano il freddo, il rischio di guasti,
l'anossia per un malfunzionamento del respiratore. Sono i primi veri sommozzatori da combattimento della storia, pionieri di un mondo ostile e sconosciuto, non molto diversi dagli astronauti che verranno. L'operazione, nome in codice GA3, è pianificata con una meticolosità ossessiva. Al comando c'è il tenente di vascello Junio Valerio Borghese, un comandante carismatico e audace, già medaglia d'oro al valor militare. Sarà lui a guidare il sommergibile Shiré, modificato appositamente per trasportare 3 maiali in cilindri stagni sul ponte. I 6 uomini scelti per la missione sono il meglio della 10ª. 3 equipaggi, 3 obiettivi. Il tenente di vascello Luigi Duran de la Penne e il capo palombaro Emilio Bianchi, con il loro maiale 221, puntano alla corazzata HMS Valiant. Il capitano delle armi navali Vincenzo Martellotta e il capo palombaro Mario Marino, sul maiale 222, hanno come obiettivo primario una portaerei o, in alternativa, una grande nave cisterna. Il capitano del genio navale Antonio Marceglia e il sottocapo palombaro Spartaco Schergat, con il maiale 223, hanno il bersaglio più prestigioso, l'ammiraglia della flotta, la HMS Queen Elizabeth. Il 3 dicembre del 1941, lo Shiré salpa in segreto dalla Spezia, fa scalo all'Ero, nell'Egeo, per imbarcare i 6 incursori, arrivati in aereo per non dare nell'occhio. Da lì inizia la traversata più pericolosa, l'avvicinamento occulto ad Alessandria. Per giorni, lo Shiré naviga in immersione profonda, emergendo solo di notte, per ricaricare le batterie e controllare la rotta. Ogni rumore, un rischio mortale. Borghese e il suo equipaggio sono fantasmi d'acciaio che scivolano tra le onde. La sera del 18 dicembre, lo Shiré è finalmente in posizione, a poco più di 1 miglio dall'imboccatura del porto. Le condizioni sono perfette. Alle 20:47 scatta l'operazione. I 6 incursori escono dal sommergibile e montano sui loro siluri. Un ultimo sguardo con Borghese. Poi, uno dopo l'altro, i 3 maiali si staccano e spariscono nel buio. Il loro viaggio verso la storia è iniziato. Il primo ostacolo è la rete di sbarramento e qui la fortuna aiuta gli audaci. 3 cacciatorpediniere britannici stanno rientrando e le ostruzioni vengono aperte per farli passare. Senza un attimo di esitazione, i 3 equipaggi si immergono e, sfruttando la scia delle navi nemiche, sgusciano dentro. Hanno superato il primo, formidabile anello difensivo. Sono dentro, ma il peggio deve ancora venire. Il porto è un labirinto pattugliato e, a intervalli regolari, le motovedette sganciano piccole bombe di profondità, non per colpire, ma per scoraggiare. Ogni esplosione è una frustata che si propaga nell'acqua, una minaccia mortale. Da questo momento, le storie dei 3 equipaggi si separano. Ognuna è un'epopea a sé. De la Penne e Bianchi puntano la Valiant, ma il loro maiale ha un guasto e affonda, posandosi sul fondale a 17 metri. Come se non bastasse, il respiratore di Bianchi si rompe. L'uomo, intossicato, è costretto a riemergere e viene catturato. De la Penne è solo. Con uno sforzo disumano, per minuti che sembrano ore, trascina a braccia il suo mezzo da 2 tonnellate sul fondo, metro dopo metro, fino a incastrarlo sotto la pancia della corazzata. Innesca il timer. Poi, esausto, risale anche lui, solo per essere catturato. Nel frattempo, Marceglia e Schergat conducono un'operazione da manuale. L'avvicinamento alla regina Elisabetta è impeccabile. Evitano le pattuglie, superano le reti parasiluri e, con calma glaciale, piazzano la loro carica da 300 kg proprio sotto i depositi di munizioni dell'ammiraglia. Attivano il timer e si allontanano, cercando una via di fuga via terra. Anche Martellotta e Marino agiscono con fredda lucidità. La portaerei non c'è. Seguendo gli ordini, cercano un altro bersaglio di valore. Individuano la grande nave cisterna Sagona, vitale per la flotta, ormeggiata accanto al cacciatorpediniere HMS Jervis. Piazzano la carica sotto la petroliera, completando la loro missione. Anche loro verranno catturati una volta a terra. 6 uomini sono entrati, 6 sono stati presi. A prima vista potrebbe sembrare un fallimento, ma il vero obiettivo della 10ª non era la fuga, era la distruzione. E il conto alla rovescia, nei meccanismi a orologeria agganciati sotto le navi nemiche, continuava a ticchettare, inesorabile. A bordo della HMS Valiant, Durand de la Penne e Bianchi si trovano di fronte al comandante della nave, il commodoro Charles Morgan. Vengono interrogati, ma non parlano. Morgan li fa rinchiudere in un locale a prua, vicino ai depositi di munizioni.
Ironia della sorte, si trovano quasi esattamente sopra la loro bomba. Passano le ore, si avvicina l'alba del 19 dicembre. Alle 5:47 una prima esplosione squarcia il silenzio. È la carica di Martellotta e Marino. La petroliera Sagona viene sventrata e l'onda d'urto danneggia gravemente anche il cacciatorpediniere Jervis. Sulla Valiant, della Penne, sa che mancano pochi minuti. A questo punto fa qualcosa che appartiene più alla leggenda che alla guerra. Chiede di parlare con il comandante Morgan. Quando è al suo cospetto, gli dice: «Comandante, la sua nave esploderà tra poco. Le consiglio di salvare il suo equipaggio». Si rifiuta di dire dove sia la bomba, ma l'avvertimento è chiaro. Morgan, incredulo ma scosso, ordina l'evacuazione. Poi, con un gesto di freddo disprezzo, fa riportare della Penne nel locale prigione. Alle 6:06 del mattino, un boato sordo e potentissimo scuote la HMS Valiant dalle fondamenta. La nave si solleva, per poi ricadere pesantemente. Un enorme squarcio si apre nella chiglia. Miracolosamente, della Penne e Bianchi sopravvivono. Mentre vengono portati in coperta, assistono, insieme ai marinai britannici attoniti, all'atto finale. Alle 6:15 tocca alla HMS Regina Elisabetta. L'esplosione della carica di Marceglia e Skergat è devastante. La sua chiglia è squarciata e inizia ad affondare lentamente, imbarcando migliaia di tonnellate d'acqua. L'impresa di Alessandria è un successo totale, oltre ogni immaginazione. In una sola notte, 6 uomini, con un'attrezzatura dal costo irrisorio, hanno messo fuori combattimento le 2 più potenti navi da battaglia della flotta britannica nel Mediterraneo. Entrambe le corazzate si adagiano sul basso fondale, dando dall'esterno l'illusione di essere ancora operative, ma la realtà è che la Valiant resterà fuori uso per mesi e la Queen Elizabeth per più di un anno. L'azione ha decapitato la forza navale della Royal Navy in quel teatro. L'impatto strategico è immenso. Per la prima volta dall'inizio della guerra, la Regia Marina ha la superiorità navale nel Mediterraneo centrale. Lo stesso Winston Churchill, nelle sue memorie, commenterà con un misto di rabbia e ammirazione: 6 italiani, equipaggiati con materiali di costo irrisorio, hanno fatto vacillare l'equilibrio militare in Mediterraneo a favore dell'asse. I 6 eroi di Alessandria passarono il resto della guerra in prigionia, ma la loro storia non finì lì. Dopo l'armistizio del 1943 furono rilasciati e scelsero di continuare a combattere, questa volta a fianco degli alleati. E qui la storia ci regala un ultimo, incredibile capitolo. Nel marzo del 1945, a Taranto, Luigi Durán de la Penne viene decorato con la medaglia d'oro al valor militare, la più alta onorificenza italiana. Ad appuntargliela sul petto, in un gesto di profondo rispetto e cavalleria, è un ufficiale britannico, l'ex comandante della HMS Valiant, Sir Charles Morgan, lo stesso uomo a cui aveva salvato la vita. L'impresa di Alessandria non è solo una delle operazioni speciali più riuscite della storia, è la testimonianza di come l'ingegno, la tecnologia e un coraggio che sconfina nella leggenda possano ribaltare qualsiasi pronostico. È una storia di uomini che hanno osato l'impossibile, scrivendo una pagina indelebile non solo nella storia militare, ma nella storia del coraggio umano. Cosa ne pensate di questa incredibile impresa? Conoscete altre storie di audacia simili? Fatecelo sapere nei commenti e se vi piacciono queste storie iscrivetevi al canale per non perdere i nostri prossimi viaggi nella storia. Alla prossima! Se questo racconto ti ha colpito, iscriviti al canale. Qui approfondiamo storie vere, tragedie spesso dimenticate e vicende che meritano di essere raccontate, dal mare alle montagne, dallo sport alla cronaca. Ogni settimana nuovi episodi per riflettere, ricordare e capire.